benvenuti su Uncinetto allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare una sciarpa con un solo unetto di filato di lana. È una sciarpa appunto strega. La mia sciarpa ha una larghezza di circa 30 cm per 1,55 m, quindi se ci capita di avere a disposizione, non lo so, un quantitativo minimo di filato che vogliamo utilizzare in modo da non sprecare, possiamo pensare a un progetto del genere, cioè una sciarpina giusta per l'autunno, per i primi freddi, molto confortevole e facile da realizzare. La mia sciarpa, che ho lavorato con un uncinetto del 4, ma se avete necessità potete utilizzare un uncinetto più largo, si basa sulla costruzione di moduli appunto di punto strega, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infine l'ottavo spazio che mi è servito per svoltare. Il punto strega appunto si realizza con due nodi, cioè ogni punto strega è costituito da due asole con un nodo centrale. Ogni pezzo viene chiamato nodo, cioè da un punto basso all'altro. Allora, come si fa? Iniziamo a vedere. Io per comodità utilizzo come misura il mio pollice, però ognuno può fare come meglio crede. Il pollice perché mi permette di avere una misura standard dell'asola. Partiamo realizzando una catenella. Da qui inizio ad allargare la mia asola. Come detto, io utilizzo il pollice come misura perché mi viene più comodo. Poi cosa faccio? Tengo fermo sia l'asola che il filo di lavorazione e faccio scorrere il filo all'interno dell'asola. Rientro nello spazio tra l'asola e il filo di lavorazione e vado a realizzarmi un punto basso in questo modo. Ripeto l'operazione, allungo l'asola, metto il pollice perché diciamo è il quantitativo che a me potrebbe essere utile e vado a realizzare un altro punto basso. Quindi le asoline del punto strega sono fermate da punti bassi. Allungo, metto il dito, faccio passare l'asola, all'interno entro, maglia bassa, allungo, metto il dito, in questo modo, maglia bassa, allungo, metto il dito, maglia bassa. Quindi la maglia bassa deve essere lavorata all'interno appunto tra l'asola del punto strega e il filo di lavorazione che riprendo in questo modo. Quindi le asoline vengono fermate in questo modo. Contiamo un attimo le asole che ho montato perché facciamo un campioncino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfetto. Il punto strega, come detto, si basa su due di questi nodi, quindi dobbiamo montare un numero pari di asole. Poi ne andremo a montare 3 per creare il nostro angolo. Quando ho punti sufficienti per i miei 30 cm, asoline sufficienti per i miei 30 cm, è il momento di creare l'angolo. Ricordatevi che il punto strega risulterà molto elastico, quindi decidete voi se volete una sciarpa più grande o più piccola. Io mi sono trovata bene con i 30 cm proprio perché avevo poco filato. Allora, partendo da qui ho detto per l'angolo mi servono 3 asole. Quindi prima asola, come detto pollice che mi dà la misura, seconda e infine terza. Quando ho le mie 3 asole vado a ritornare a contare 1, 2 nella terza dall'uncinetto, nel terzo punto basso dall'uncinetto vado a chiudere l'angolo in questo modo.
con una maglia bassa lavorata nel nodo stesso, nella maglia bassa del giro precedente. Poi vado a fare 2 asoline sempre con la stessa tecnica, quindi allungo, metto, punto il pollice qui per prendere la misura giusta, chiudo con la mia maglia bassa e vado a saltare un nodo di base che è rappresentato da questa maglia bassa. Nel successivo vado a lavorare l'altro punto basso, ancora qui 1 e 2, salto questo nodo, vado qui e chiudo, di nuovo 1 e 2, eccolo qui, e vado, sono arrivata nel punto iniziale e chiudo con la mia maglia bassa. Ok, il primo giro è ultimato, vedete si stanno già creando i rombi. Adesso cosa faccio? Devo passare sul giro successivo. Mi alzo con l'asola grande, prendo il filo, maglia bassa, faccio 3 punti, 1, questo è il secondo e infine il terzo. Quindi i giri inizieranno con 3 asole. Adesso cosa faccio? Nel giro successivo vado a puntare l'uncinetto nella maglia bassa e chiudo il punto strega, ok? In questo modo si andrà a creare di nuovo un'asolina. Faccio di nuovo 2 punti strega, 2 nodi, salto questo dove avevo unito i 2 giri precedenti, vado invece nel punto basso singolo e chiudo. Ecco qui il secondo rombo, di nuovo 1 e 2, salto questo e vado qui e chiudo, ed ecco l'altro foro che si crea. Di nuovo 1 e 2, salto questo, vado qui e chiudo il giro. Ecco qui che si sono formati, si iniziano a formare i rombi della lavorazione tipica. Abbiamo anche quest'altro giro e poi direi che si può procedere da soli. 1, 2 e 3, giro il lavoro, vado a chiudermi qui, ok? E si procederà così, in questo modo, ok? Perfetto, continuiamo. 1 e 2, vado qui e chiudo. 1, un'asolina chiusa, seconda asolina chiusa e vado qui e siamo arrivati quasi alla fine, al termine anche di questo giro. Penso di concluderlo insieme a voi. Secondo giro, seconda asolina, scusate, e si chiude. Lateralmente troverete che
ci saranno 2 nodi che chiudono i giri, ok? Questo è il piccolo campione realizzato. Spero che l'idea possa piacervi, se è così mi raccomando provate a fare anche voi la sciarpina. Fatemi sapere come vi viene, se vi piace l'idea. Vi ricordo che è un buon modo per utilizzare quantitativi minimi di filato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Alla prossima da Uncinetto allo sbaraglio.